Bentornati sul canale dalla Fara e da Fuz. Oggi parliamo dell'importanza dei piccoli oggetti di tutti i giorni nel raccontare la storia longobarda. Come sempre bentornati, vi ricordo prima di iniziare di iscrivervi al canale, cliccare la campanellina e che se volete contenuti esclusivi o in anteprima potete diventare abbonati a questo canale o diventare nostri Patreon, trovate tutto in descrizione al video. Veniamo all'argomento di oggi e partiamo da un piccolissimo oggetto. Questa è una chiave in bronzo ricostruita da noi della Fara, il cui originale proviene dalla tomba 35 della necropoli di San Mauro, a Cividale del Friuli. Perché abbiamo ricostruito questa chiave? Perché è importante? E come può essere il pretesto per un intero video? Beh, in realtà potrebbe essere il pretesto per una serie di video se volessimo, ma l'argomento di cui voglio parlarvi oggi è l'importanza della ricostruzione di questi piccoli oggetti per associazioni che, come noi della Fara, ha come obiettivo la divulgazione del periodo storico longobardo nella maniera più scientifica possibile, ma mantenendosi vicino a un linguaggio comprensibile al pubblico generico. Ecco quindi che la nostra prima scelta è stata ed è tuttora quella di ricostruire i corredi, cioè quanto viene ritrovato nelle tombe di epoca longobarda. Chi ci segue su questo canale, ma anche su Instagram e su Facebook, avrà visto che negli anni noi abbiamo ricostruito di tutto. Scarpe, vestiti, abitazioni, armi, oggetti d'uso, coltellini, spiedi per mangiare a tavola, acciarini per accendere il fuoco, tavolini in legno tornito, quasi tutto quello che potevamo dedurre da ritrovamenti archeologici. E quando non eravamo in grado di costruirli da soli, ci siamo rivolti a degli artigiani specializzati. Pensiamo al mio elmo lamellare, che in questo momento è al di là delle mie capacità fabbrili, o alla spada damascata che utilizziamo per la didattica, pseudo damascata, o ancora nell'ambito del vestiario, le stoffe in seta che sono state utilizzate sulla mia specifica tunica, mentre ci tengo a ricordare che tutti i nostri vestiti sono normalmente, tranne questa eccezione della seta, cuciti e tinti a mano dalla nostra vicepresidente, basandosi proprio appunto sulle ricostruzioni deducibili dall'incrocio delle fonti iconografiche, letterarie e archeologiche. Ecco allora che però di fronte a tutto questo florilegio di elementi, perché prendersi la briga di ricostruire una chiave? Beh, perché è una presa di posizione, è un modo di dichiarare quello che è il modus operandi della Fara e quello che noi riteniamo sia fondamentale per un approccio onesto con il pubblico. Mi spiego, il mondo, non solo del periodo longobardo, rievocativo e ricostruttivo là fuori è vario e spesso avariato. Troviamo che in questo contesto fortemente militarizzato, infatuato della battaglia e di tutti gli aspetti epici e leggendari, in realtà spesso si tralasciano informazioni che potrebbero essere molto interessanti, molto utili per comunicare il modo di vivere di queste popolazioni, perché si preferisce seguire la pancia, si preferisce seguire l'emozione, si preferisce seguire l'epicità. Ci sono pochi termini che tollero poco quanto epicità applicato alla vita contemporanea. Detto ciò, che potrebbe sembrare appunto una dichiarazione di ostilità, ma così non è, perché allora prediligere oggetti così semplici? Beh, perché ci permette di parlare di quegli aspetti che le spade scintillanti, le armature e le urla di guerra non ci permetterebbero di trattare. La tomba originale, la tomba 35, è una tomba di bambino, probabilmente intorno ai 4 anni, di sesso indefinito per il livello di consunzione delle poche ossa rimaste, ma probabilmente maschile, perché al suo interno è stata trovata anche una punta di lancia, decisamente sproporzionata rispetto al povero inumato, ma a simbolo di quello che forse avrebbe dovuto essere il suo ruolo nel futuro se fosse riuscito a sopravvivere all'età infantile. Ecco quindi che con un oggetto così piccolo, facendo riferimento a quella tomba specifica, già possiamo trattare del tema della morte infantile, del ruolo del guerriero, sì, nella società,
ma senza spettacolarizzazioni o compromessi, quanto piuttosto dell'analisi antropologica di quanto dovesse essere importante l'essere identificati come guerrieri all'interno della società longobarda, soprattutto nella prima generazione, perché sì, questa tomba fa riferimento probabilmente a un bambino della prima generazione longobarda in Italia, quindi quella più tradizionalista, quella più arcaica, se volete. E poi c'è la chiave. La chiave viene ritrovata all'interno di una massa scura nei pressi del bacino dell'inumato. Una massa scura indica del materiale organico. E quindi questo ci permette di parlare del fatto che, ad esempio, questo bambino aveva con sé una scarsella, che all'interno di quella scarsella di cuoio probabilmente c'erano contenuti sia elementi che erano di sua proprietà, sia elementi che avevano un simbolismo importante per chi l'ha deposto, per i suoi familiari, possiamo pensare per i suoi genitori. E allora troviamo un coltellino, troviamo delle pietre focaie, oggetti di tutti i giorni, oggetti necessari per la vita, chissà, forse anche per la vita nell'aldilà, noi non sappiamo come la immaginassero. E poi c'è la chiave. La chiave normalmente è un attributo che troviamo nelle tombe femminili di età adulta, in cui solitamente vengono appese alla cintura fra i vari elementi decorativi, pensiamo alle fibule a staffa, e i vari elementi funzionali, pensiamo ad esempio ai coltellini o le cesoie. La chiave, le chiavi sembrano collocarsi a metà strada, simboliche, probabilmente del rapporto con la gestione delle finanze o del rapporto con la gestione della casa, ma anche pratiche perché venivano utilizzate. Ma allora perché nella tomba di un bambino di 4 anni? Se la deposizione della lancia voleva rappresentare il suo futuro ruolo di guerriero se fosse sopravvissuto, cosa poteva servire una chiave? Un elemento tra l'altro ehm, tecnologicamente molto avanzato per l'epoca. Non lo sappiamo, ma la narrazione attraverso gli oggetti ci permette delle congetture. Intorno a questa chiave, oltre allo strato di organico di cui abbiamo parlato prima, legato alla scarsella, e ad alcuni strati di stoffa non ben identificati, è stata ritrovata anche una corda arrotolata, forse quella che originariamente veniva utilizzata appunto per appendere la chiave alla cintura. Ma allora apparteneva in origine a una donna? Possiamo solo immaginarlo, siamo nel campo delle congetture, ma eccoci che possiamo raccontare una verosimile storia, magari di una madre che ha depositato un oggetto simbolico. La stessa Aumada Silva, la storica dell'arte che ha curato il catalogo di scavo, tende a far presente come la deposizione nelle tombe di chiavi possa rappresentare un linguaggio simbolico legato al passaggio, all'andare oltre. E allora possiamo immaginare questa giovane, perché all'epoca era sempre così, madre in lutto che depone nella tomba del figlio, insieme agli oggetti della sua scarsella, anche una chiave per permettergli l'accesso all'altrove. Non trovate che sia molto più poetico di vedere uomini di mezza età sovrappeso che fingono di picchiarsi? E che ci dia spazio a molte più interazioni col dato archeologico reale? Abbiamo parlato della mortalità infantile, abbiamo parlato della presenza di materiali organici, abbiamo parlato della presenza appunto di chiavi come elementi tecnologicamente avanzati. Tutto questo a partire da una tomba sfigatissima. Una tomba che non verrebbe degnata di un secondo sguardo altrimenti, perché alla fine, se la vedete esposta al museo dov'è, a Cividale, c'è questa punta di lancia, la chiavetta, qualche pezzettino, una fibbia di cintura in ferro, una puntale in bronzo. Vicino ad altre tombe molto più ricche, scompare, eppure ci permette di raccontare così tanto. Tutte le tombe ci permettono di farlo, ben inteso, anche a maggior ragione quelle ricche, che ci danno ancora più informazioni. Ma credo che sia importante ricordarci ogni tanto che i piccoli oggetti, gli oggetti di tutti i giorni, ci permettono di raccontare la vita di tutti i giorni. E allora se siete qui a seguire questi contenuti sui Longobardi che da anni ormai noi produciamo, credo che sia quello che vi interessa di più. Fateci sapere nei commenti quali aspetti della vita quotidiana vi interesserebbe maggiormente conoscere e vediamo se magari siano a disposizione degli oggetti da ricostruire proprio con l'obiettivo di raccontare meglio quegli aspetti della vita quotidiana. Un'ultima nota personale legata al funzionamento all'interno della Fara: il fatto che questa tomba sia stata scelta per essere ricostruita dal nostro membro più recente, quello che noi chiamavamo Pier Prospect finché era in prova, e adesso ancora chiamiamo
Piero, ma non si chiama Piero, ma nella Fara funziona così, si va per soprannomi, è stata forse una delle prove finali del suo essere adatto a lavorare con noi. Non ha scelto un corredo particolarmente vistoso, non ha scelto qualcosa che lo avrebbe delineato come un qualche signore di qualche tipo, no, ha scelto una tomba interessante perché permetteva di raccontare il rapporto fra genitori e figli, poteva permettergli a lui di sperimentare dal punto di vista artigianale come si lavorava questo genere di elementi, e quindi l'ha collocato perfettamente nel modo di operare della Fara. Sì, siamo un gruppo strambo. Ultime due cose prima di salutarvi. Se vi interessa sentirmi parlare di ricostruzione degli oggetti e di valore didattico ma anche di responsabilità civile di quello che noi raccontiamo come ricostruttori, ci vediamo a Nocera Umbra sabato prossimo, l'ultimo sabato di giugno. Si terrà venerdì, sabato e domenica la manifestazione Nocera Longobarda, che ha al suo interno diverse attività, dal campo storico gestito dai Fortebraccio Veregrense, dalla collaborazione con le scuole locali, ad altre attività e a visite guidate. In particolare, nella giornata di sabato si terrà un convegno legato proprio alla questione dei corredi longobardi e delle loro connessioni con la realtà europea e con il resto della penisola italiana. In quel contesto terrò un mio intervento proprio sul tema della ricostruzione, sarà l'ultimo intervento della mattinata, prima della pausa pranzo. Ci vediamo quindi a Nocera, se volete, e prima di salutarvi vi lascio il 4 minuti di video, che i nostri abbonati hanno già visto la settimana scorsa, in cui questa chiavetta viene ricostruita. Non è un video di archeologia sperimentale. Per chi non fosse abituato a questi termini, con archeologia sperimentale si intende la ricostruzione di oggetti d'epoca con strumenti e tecnologie analoghe a quelle dell'epoca, con lo scopo di confermare o confutare una teoria e poi eventualmente anche la pubblicazione dei dati raccolti in questa pratica. Quello che ad esempio è più vicino all'archeologia sperimentale fra le operazioni della Fara è sicuramente la costruzione della Grubenhaus longobarda nel bosco, utilizzando solo strumenti manuali ricostruiti sullo stile di quelli di epoca longobarda. Questa è pura ricostruzione, cioè utilizziamo attrezzature moderne, contemporanee, per riprodurre l'aspetto di un oggetto e poterlo quindi portare con noi e usarlo per raccontare. Bene, alla prossima e mandi!